Bentornati al corso su Kdenlive. In questa puntata, per l'esattezza la 10ª, parleremo di audio. Ma non aspettiamo, guardiamo subito gli effetti del giorno. Oh, sti effetti? Ah, sono qui dietro. Ma è anche questo? E anche questo. Cominciamo subito. Durante le scorse puntate abbiamo già visto qualche effetto audio che si può applicare. In questo episodio invece andiamo a mirare più alla correzione. Capita che quando registriamo la nostra voce ci siano dei rumori di sottofondo, che siamo fuori, c'è il vento, o anche solo registriamo qui in casa, però il rumore delle ventole del computer, il click del mouse, il cigolio della sedia. Ci possono essere diversi rumori che vanno al di fuori della nostra voce e che sono letteralmente indesiderati. È possibile, una volta che è già stata registrata la traccia, toglierli? Sì, almeno in parte si può fare un buon lavoro. Premetto che per fare questo tipo di lavoro io preferisco Audacity, che è un altro software sempre open source, dedicato esclusivamente all'audio, alla modifica e alla correzione, e quindi, essendo incentrato proprio su quello, riesce a fare un ottimo lavoro. Quindi in questo caso importo l'audio del mio video su Audacity, lo lavoro e poi su Kdenlive sincronizzo l'audio e utilizzo quello derivante dalla modifica di Audacity. Ovviamente creerò un video dedicato anche a questo in un'altra playlist. Anche Kdenlive ci permette di lavorare l'audio e oggi vedremo come si fa. Allora, per correggere un audio disturbato ci servirà un audio disturbato e per fare questo parlerò davanti a un ventilatore e ora lo trasciniamo nella timeline. Andiamo quindi al sodo. Ora abbiamo il nostro pezzo originale, che è il primo, il secondo è il primo clonato con tutti gli effetti, così possiamo sentire la differenza. Adesso andiamo ad analizzare che tipo di effetti ho applicato. Mi sposto, il primo che gli ho messo è Noise Suppressor for Voice, quindi come dice il nome stesso va a sopprimere i rumori al di fuori della voce. Ovviamente anche qui potete andare a divertirvi con le slide e fare le varie prove. Nel mio caso il valore ottimale si otteneva con parametri di default. Sentiamo la differenza. Per fare questo parlerò davanti a un ventilatore. Per fare questo parlerò davanti a un ventilatore. Come sentite il rumore del vento è andato via totalmente, nei momenti che non parlo c'è un silenzio assoluto, ma si sente un pochettino all'attacco e allo stacco del parlato, se ci avete fatto caso. Ve lo faccio risentire. Questo parlerò davanti a un ventilatore. Ora possiamo andare qui su in audio, dove abbiamo a disposizione anche lo spettro. Vedete qui dove c'è solo il vento che si vanno a muovere solo le basse frequenze? Quindi per questo motivo ho inserito un filtro passa alto. Ora questo filtro impostato così taglia tutte le frequenze basse, togliendo quel rumore di fondo quando si inizia a parlare. Il volume così però risulta drasticamente ridotto, quindi dopo il filtro passa alto ho aggiunto un filtro normalizza. Normalizza lo impostiamo col valore di volume che vogliamo, in questo caso io ho messo meno 14 lux, e facciamo analizza. Come vedete fa prestissimo, in questo caso il parlato è poco, ovviamente più è più ci metterà ad analizzarlo, e ti porta il volume a quel livello lì. Per fare questo parlerò davanti a un ventilatore. Come sentite ora abbiamo recuperato il volume, la voce ha perso un po' la timbrica più bassa ovviamente, ma ora andremo a sistemarlo un po' col prossimo filtro che è il crystallizer. Qui ci andiamo a spostare con la slide nel punto dove la voce risulterà migliore ovviamente. Possiamo fare play, ripeti ciclicamente la clip. Per fare questo parlerò davanti a un ventilatore. Per fare questo parlerò davanti a un ventilatore. Per fare questo parlerò davanti a un ventilatore. A questo punto possiamo sentire la clip con tutti gli effetti applicati. Per fare questo parlerò davanti a un ventilatore. Per fare questo parlerò davanti a un ventilatore. Direi che la situazione comunque è notevolmente migliorata. Per fare un paragone ho preso la traccia e l'ho lavorata un po' con Audacity ed è qui. Adesso andiamo a spostarla sulla timeline. Queste clip ovviamente sono tagliate, per questo che questa qui è più lunga. A questo punto vi posso fare vedere come si fa a sincronizzare una traccia audio col suo video. Noi dobbiamo sincronizzare questa qui e in teoria metterla al posto di questo, no? Quindi clicchiamo col destro e facciamo imposta il riferimento audio.
Qui sotto vediamo velocemente una progress bar che arriva al 100%. Lui analizza la traccia audio. Ovviamente questa, essendo una clip cortissima, fa molto presto. Adesso cliccando sulla nostra clip allinea l'audio al riferimento e lui ce la va a impostare in questo modo, anche se non l'ho tagliata dell'esatta misura della sua. Lui va a verificare tramite la forma d'onda dove è uguale. Quindi ora proviamo di togliere questo audio e sentiamo com'è. Per fare questo parlerò davanti a un ventilatore. Vedete che è perfettamente sincronizzato col movimento del mio labiale. Facciamo il paragone tra le due. Per fare questo parlerò davanti a un ventilatore. Per fare questo parlerò davanti a un ventilatore. In effetti con Audacity è un po' meno disturbato, si sente meglio. Cambiando argomento, un'altra cosa che può essere utile è la conversione da mono a stereo. A volte è possibile che voi abbiate un microfono mono, tipo questo è un microfono mono, quindi c'è solo una delle due tracce. Quando andremo poi a sentire l'audio si sentirà da una sola cassa. Per ovviare a questo problema possiamo usare copia i canali in stereo. Andiamo ad aggiungerlo e semplicemente, senza toccare niente, in questo caso da 2 canali a 2 canali, ne avessimo uno solo, da 1 a 2, e lui ci va a sdoppiare nell'altro canale il segnale del primo. Una cosa che non mi ricordo se ho detto: nella visualizzazione qui della timeline è possibile vedere tutte le tracce separatamente. Cliccando col destro nella traccia separa i canali. In questo caso vedremo le 2 tracce separate. Come vedete, questa sotto qui di Audacity presenta delle differenze. Vedete che non è uguale? Ora, se io importo l'effetto anche qui, andrà ad appianare queste differenze. Non lo vedremo però qui direttamente. Questo è l'input. L'output degli effetti non è rappresentato qui nella timeline. La cosa inversa la possiamo trovare sempre qui, da stereo a mono, da sinistra a destra. Qui ci chiede direttamente il lato, o da destra a sinistra. Abbiamo anche la possibilità di scambiare i canali. C'è anche il bilanciamento che è interessante. Adesso, per farvelo vedere, facciamo così: io lo mettiamo dentro, proprio i canali lo togliamo, qui andiamo da destra a sinistra e possiamo muoverci con il keyframe. Quindi se noi partiamo da destra col primo keyframe e poi andiamo tutto a sinistra, qui andiamo tutto a sinistra, facciamo il play. Per fare questo parlerò davanti a un ventilatore, e qui sentiamo l'effetto, l'audio che si muove da destra verso sinistra o viceversa, che può essere utile se dobbiamo far sentire, non so, un'auto che passa col suono che va nella direzione dell'auto, un aereo o qualcosa del genere. Bene, passiamo ora agli effetti del giorno. Allora, vediamo subito come fare il primo effetto. Ho importato 2 clip e andiamo a inserirgli subito l'effetto che ci interessa, che si chiama Crop, Scale and Tilt. Andiamo a metterlo su entrambe le clip. Questo effetto non fa altro che tagliare. Tagliamo a sinistra, tagliamo a destra, sopra e sotto. Questo va ad allargare nell'asse delle X, quindi va a stringere l'immagine o ad allargarla. Uguale per l'asse delle Y. E poi c'è il tilt, che lo sposta semplicemente. Ora, questo effetto è dotato di keyframe, quindi possiamo fare quel giochetto che abbiamo visto all'inizio del video. L'unità di misura qui sono i pixel, infatti io sono in 1440p, quindi abbiamo 2560 x 1440. Quindi possiamo impostare che all'inizio partiamo con i nostri alberi, andiamo a impostare un altro keyframe, qui per esempio, manca un po' prima, dove i nostri alberi arrivano. Qui possiamo metterci a 1008. Ora che abbiamo questo keyframe, andiamo nell'altra clip, impostiamo il keyframe anche qui nello stesso punto, andiamo poi a mettere il primo con il canale right al massimo, il secondo, qui possiamo prendere anche la calcolatrice, sono 2560 meno i 1008 che abbiamo fatto prima e rimane 760. Possiamo impostare 770 aggiungendo 10 pixel per fare il bordino nero. Facendo così però abbiamo un piccolo problemino, perché man mano che andiamo a scorrere il bordino nero qui non c'è, si va a formare pian pianino e si allarga sempre più, come vedete, per arrivare ai 10 pixel in fondo. Quindi, per fare in modo che si veda il bordino uguale fin dall'inizio, dobbiamo partire dai 2560 un pochettino dopo. Ci posizioniamo per esempio qui, aggiungiamo un altro keyframe e gli diamo il 2560. In questo modo avremo il nostro bordino. A questo punto con i keyframe possiamo giocare come ci pare, andare avanti, indietro, stirare l'immagine, tagliarla, spostarla, possiamo fare un po' di tutto. Allora, per vedere il secondo effetto andiamo ad eliminare il crop in questa clip, questa la cancelliamo e questa la copiamo e la incolliamo di sotto.
E stessa cosa per questa. Ora simuleremo l'effetto della propagazione di onde concentriche. Ci serve la clip ripetuta per 3 volte. Ora le possiamo anche accorciare tutte. Applichiamo una transizione tra una e l'altra e poi la facciamo più corta, in base al punto dove vogliamo che venga visualizzata la nostra onda. La clip centrale dovremmo mettergli anche un effetto trasforma dove andiamo ad ingrandirla. Quindi andiamo a mettergli un po' di zoom, in questo caso 191%, e poi andiamo nella nostra composizione e andiamo a scegliere l'effetto radiale. Stessa cosa nell'altra. Ora le due transizioni dovranno essere lievemente sfalsate e poi in base a quello possiamo fare diversi giochi. Ora andiamo a spostare prima questa e facciamo play. Ed eccoci l'effetto. A questo punto, se noi andiamo a pareggiarle in finale, vedremo che si stringe sempre più, sempre più, sempre più. Più lo teniamo distante e più avremo un effetto differente. E ovviamente possiamo fare copia e poi andiamo a incollarlo per averlo anche più volte. Possiamo anche metterlo attaccato. Ovviamente possiamo scegliere anche altri tipi di effetti, per esempio il quadrato o forme più strane come lo scoppio. Insomma, possiamo divertirci un po' come ci pare. Vediamo il terzo ed ultimo effetto, che è quello della deformazione della faccia. Per questo vi carico direttamente un progetto, così ve lo faccio vedere da lì. In questa clip ci sono un tot di effetti, adesso andiamo ad analizzarli. Il chroma key è per eliminare lo sfondo verde, dato che mi sono registrato con un green screen, e questo l'abbiamo già visto. Spill suppress, non l'ho detto quando parlavo del chroma key, serve per eliminare il bordo verde. Quando andiamo ad applicare il chroma key per togliere il telo, può darsi che rimanga nel contorno un filo di bordo verde. Questo qui va ad eliminarlo. Infatti se lo tolgo, vedete, soprattutto in mezzo tra i capelli, togliendo non ce l'abbiamo più. Andiamo ad affinare un ritagliabordo e un'ombra mezzotono luce. Il ritagliabordo per tagliare quello che non c'entrava nel green screen, e poi sono andato a correggere un po' il colore. Veniamo a noi. Ho applicato un rotoscopio e quindi ho fatto la maschera del mio viso, ma il rotoscopio ve lo farò vedere in un video a parte. Ho messo un distorci e questo effetto l'abbiamo già visto, provoca una distorsione in movimento. Poi ho messo un Elastic Scale Filter e questo effetto permette di fare questo tipo qui di movimento. Poi abbiamo il defish. Il defish ve lo faccio vedere direttamente sulla clip di fondo, e anche il lens correction, così è più chiaro. Andiamo ad applicarlo qui. Questo è l'effetto che fa il defish, va a tirare i bordi dal centro in avanti. Possiamo anche stirare l'immagine. E il lens correction, che serve appunto per fare la correzione delle lenti, e ce l'abbiamo anche con keyframe. Il lens correction fa questo gioco qui, quindi va a correggere da un lato o dall'altro la deformazione che ogni lente crea, e quindi che ci ritroviamo poi nell'immagine, ma possiamo utilizzarlo anche a nostro piacimento per creare effetti particolari. Quindi, ritornando alla nostra clip, ho messo il lens correction che ci permette di fare questi giochetti per l'orizzontale e per il verticale. Dopodiché ho inserito un mask apply. Questo che cosa fa? Applica la maschera, cioè il rotoscopio, direttamente alla clip da cui proviene. Quindi lui va a prendere la clip originale e sopra gli applica la maschera che noi abbiamo prima usato per tagliare la faccia. E poi ci ho messo un saturation per correggere semplicemente la saturazione che era troppa. Anche per oggi siamo arrivati alla conclusione. La prossima puntata sarà dedicata al multicamera ed entreremo nelle impostazioni di Kdenlive, dove vi farò vedere molti settaggi che possiamo fare. Un salutone e alla prossima. Ciao ciao ciao.